Ciao a tutti, oggi parliamo di Digital Divide e della politica dell'Unione Europea per cercare di colmarlo, anche grazie alla collaborazione con le reti della ricerca nazionali come GAR. Siamo qui oggi con Fernando Liello, membro del CTS GAR e anche copresidente del consorzio Bella, e Mauro Campanella, coordinatore dell'attività di ricerca e sviluppo internazionale di GAR. Allora, come sapete, la ricerca al giorno d'oggi è sempre più data driven e soprattutto per gli esperimenti di respiro globale è necessario poter disporre di grandi capacità di dati e solo la fibra ottica può dare questo tipo di capacità. Quello che succede però è che la disponibilità geografica, ma anche la capacità di accesso alla fibra non è uniforme ovunque, né lo sono i costi della fibra. Si crea quindi un circolo vizioso, che è il circolo vizioso del digital divide, che tende ad alimentare se stesso. Allora io vorrei chiedere a Fernando perché succede questo? Perché il digital divide alimenta se stesso? Beh, il digital divide è essenzialmente un'eredità di quando collegarsi a una rete costava molto, per cui paesi più ricchi e organizzazioni più ricche potevano accedere più facilmente alla capacità della rete. La cosa è cambiata un poco con l'esistenza della fibra, però la fibra in qualche modo è di nuovo una risorsa che non è disponibile dappertutto nel mondo e in Europa. Per cui il digital divide comunque continua a esistere, meno, però continua a esistere. Uno degli obiettivi principali della Commissione europea è sempre stato quello di favorire una connettività più o meno diffusa e comunque allo stesso livello per tutti i paesi e per tutti gli enti di ricerca. E questa è l'origine della politica del digital divide, cioè tentare di concentrare l'investimento delle risorse per collegare quelle zone che effettivamente avevano un problema di comunicazione e pur partecipando in maniera molto efficace alla ricerca in generale. Questo è successo, sta avanzando, però purtroppo, o anche per fortuna da un certo punto di vista, entità più ricche, più attive, fanno sempre più proposte e altre entità che hanno risorse economiche e di ricerca più limitate tendono a limitare le proprie richieste in base alla disponibilità e questo in qualche modo, anche se sta diminuendo, continua ad alimentare il digital divide e fa sì che la disponibilità ubiquitaria della connettività si sta muovendo più lentamente di quanto si potesse presupporre. Per superare questo digital divide, quindi, c'è questa nuova politica che viene adottata dalla Commissione europea e in qualche modo coinvolge le reti della ricerca in un modo nuovo. E me lo potete spiegare? Allora, è molto interessante perché le reti della ricerca sono quelle che hanno la necessità maggiore di comunicazione per le necessità della ricerca. Lo era 20 anni fa e lo è ancora di più oggi, in cui i dati sono parte predominante della ricerca. La fibra ottica quindi è l'unico mezzo per la maggior parte delle reti della ricerca per collegarsi fra di loro e collegare soprattutto le grosse apparecchiature scientifiche. Molti avranno conosciuto del CERN, per esempio, ma anche la radioastronomia, ma anche altro. La Commissione europea ha soprattutto cominciato a una politica di finanziamento anche, o cofinanziamento per nell'interesse della ricerca europea e mondiale delle reti della ricerca, in modo che sia all'interno dell'Europa, attraverso una stesura e un'estensione delle dorsali di fibra ottica, si potesse comunicare a velocità che sono velocità 1000, 10.000, 20.000 volte superiore a quella di una DSL normale di casa, sino anche a cercare di facilitare la posizione dell'Europa all'interno della comunità mondiale della ricerca, finanziando sia delle connessioni classiche attraverso i provider,
sia con quello che è stato l'investimento chiave nel travo transatlantico di Bella, per esempio, di cui Fernando è stato l'ideatore, per fare due cose. Una politica di connessione diretta dell'Europa ad alta velocità con altri continenti per facilitare la ricerca. In America Latina ci sono moltissimi radiotelescopi per come è geograficamente l'America Latina, ma anche per avere una connessione che non sia necessariamente attraverso degli altri continenti, come è sempre stato nella tradizione, in cui molte di queste connessioni passavano attraverso gli Stati Uniti, perché storicamente questo era il posto principale. Oggi c'è una politica, per me corretta, che cerca di avere più libertà di connessione, più facilità di connessione, cominciando dalle reti della ricerca, naturalmente. La cosa interessante è che questa iniziativa della Commissione europea ha dato origine a un'attività di pubblico-privato in cui il cavo transatlantico è stata una interessante iniziativa tra le reti della ricerca e la Commissione europea per una certa parte, ma anche poi un consorzio privato che ne sfrutterà il resto del cavo, mettiamo così, per un collegamento di interesse commerciale, sempre però che faciliterà l'Europa e l'America Latina nei colloqui reciproci. Parliamo un attimo di Bella e proprio di questi PPP, le partnership pubblico-privato. Bella, abbiamo detto che è il primo cavo diretto che collega l'Unione Europea con l'America Latina. Questa è una domanda per Fernando. In che maniera è stato dirompente questo tipo di collaborazione, questo cavo? In che maniera ha cambiato le carte in tavola? Il paradigma fino a prima di Bella, è sempre stato: la ricerca acquista i servizi che le servono da fornitori commerciali. E questo da un lato ha un effetto propulsivo nello sviluppo dei servizi dei fornitori commerciali, ma dall'altro è anche una limitazione, perché i servizi che possono essere comprati sono quelli che effettivamente si pensa sono disponibili sul mercato commerciale. Da questo punto di vista la ricerca è un cliente molto particolare, perché la ricerca chiede delle cose che sono molto al di là della richiesta della media del pubblico. Il servizio commerciale si sviluppa su una base statistica, cioè quanti clienti mi chiedono un servizio, io stabilisco un prezzo in modo che questo servizio sia a disposizione della media dei miei clienti. La ricerca chiede molto di più e soprattutto la ricerca chiede delle linee, delle strade di connessione che non sono necessariamente quelle della connettività commerciale. Fino agli inizi del secolo scorso, dell'inizio del 1900, c'erano 3 cavi che connettevano l'Europa con l'America Latina, ma a quel tempo la connettività era basata essenzialmente su messaggi telegrafici. Con lo sviluppo dell'Internet, la maggior parte dei cavi sono stati posati tra l'Europa e il Nord America, per cui la connettività con il resto del mondo aveva il passaggio fisso attraverso il Nord America, che da un punto di vista del costo dell'infrastruttura potrebbe anche essere un che di commercialmente valido. Dal punto di vista dello sviluppo dell'infrastruttura e del digital divide è una cosa assolutamente sbagliata, perché io voglio aprire delle strade che in qualche modo mi sostengano la ricerca e sostengano lo sviluppo commerciale. Bella è stata importante perché per la prima volta si è partiti da una necessità della ricerca, cioè una connettività diretta, come diceva Mauro poc'anzi, tra l'Europa e i poli tecnologici e scientifici dell'America Latina, che non poteva essere servita da un servizio commerciale. D'altra parte il servizio commerciale non si sviluppava perché esiste una cosa che si chiama rischio d'impresa, e nessuna impresa commerciale ha voglia di investire senza sapere che almeno potrà rientrare del suo investimento. Vuole anche guadagnarci, giustamente, però non vuole correre il rischio che il suo investimento sia un investimento in perdita. Col caso di Bella, il fatto che ci fosse
un impegno e una volontà da parte del mondo accademico, del mondo della ricerca, a fare un investimento ed aiutare l'investimento per la creazione del cavo, ha in qualche modo incoraggiato un'impresa commerciale a cercare e trovare fondi per la creazione del cavo, per la creazione della connettività, e in automatico questo ha permesso alla ricerca di ottenere gli stessi servizi al costo e non al prezzo, cioè pagando un contributo ai costi e non pagando un prezzo che era commercialmente vantaggioso per l'impresa. Quindi in qualche modo è una situazione in cui tutti vincono. L'impresa ha una garanzia di ingresso di fondi e la ricerca ha la garanzia di servizi a una frazione del costo di quelli che sarebbero stati in un servizio commerciale pure e semplice. Tutti vincono, vince la ricerca, vince l'impresa che ha steso questo cavo, ma c'è anche un terzo vincitore, che è la comunità, quello che vivono in America Latina, che hanno a questo punto una possibilità di accesso alle reti a un costo più basso rispetto a quelle diciamo precedenti, antebella. Se noi guardiamo i costi della stesura di un cavo transatlantico, un cavo sottomarino, questi costi sono grosso modo proporzionali alla lunghezza dei cavi stessi. Per cui il costo di un cavo tra l'Europa e gli Stati Uniti è praticamente uguale al costo di un cavo tra l'Europa e il Sud America. Ci si potrebbe chiedere allora perché la connettività tra l'Europa e gli Stati Uniti costa dell'ordine del 10% della stessa connettività a livello commerciale tra l'Europa e il Sud America. La risposta è ovviamente nella tratta Europa-Nord America c'è competizione commerciale, non c'era competizione commerciale tra l'Europa, per la connettività tra l'Europa e il Sud America. La creazione di Bella in qualche modo crea questa competizione, in qualche modo rompe dei cartelli che si erano creati per la connettività del Sud America e quindi abbassa notevolmente i costi della connettività. E questo è un vantaggio per la società sia europea e sia latinoamericana, perché non è vero che il vantaggio è solo latinoamericano. Anche l'Europa ha dei grossi interessi di tipo sociale e economico con l'America Latina, e quindi in qualche modo sono le due parti dell'Atlantico che guadagnano in questa impresa, non è solo l'America Latina che lo fa, se mi permetti di correggerti. Assolutamente sì, quindi sono tutti vincitori. E per dare un'idea dei costi, volevo riferimento a quanto si è risparmiato con questo tipo di intervento, cioè facendo un confronto tra per esempio la connettività via satellite e la connettività con il cavo Bella. Possiamo fare un confronto di costi? Possiamo dire quanto costava l'uno, quanto costava l'altro? Beh, non possiamo dire esattamente quanto costa l'uno e quanto costa l'altro, sia per questione di confidenzialità commerciale che per questione di, se vogliamo, di indeterminazione dei costi, per esempio dei satelliti. Però possiamo considerare alcune cose. La vita media di un cavo è grosso modo dell'ordine di 25 anni. La vita media di un satellite è dell'ordine di 5-6 anni, 10 nei casi più favorevoli. Il lancio di un satellite costa molte volte, quasi 10 volte più della stesura di un cavo. Quindi, se vogliamo, il satellite potrebbe essere considerato più flessibile, e lo è, in quanto il satellite permette di raggiungere praticamente qualsiasi località permetta di piazzare un'antenna che vede il satellite. D'altra parte però i costi di un cavo sono molto più bassi, e qui torniamo al punto che tu sollevavi, il fatto di arrivare in un punto dell'America Latina con un cavo implica di dover poi distribuire i servizi in tutto il continente,
e quindi la creazione di una rete capillare, un po' come è stato fatto in Europa dalle reti della ricerca o dalle reti commerciali, che poi in qualche modo condividono la stessa infrastruttura fisica molto spesso. Sì, vorrei fare anche un'altra aggiunta a questa differenza fra satellite e cavo, che sembra piccola, ma il satellite è molto più lontano di quanta è la distanza tra l'America Latina e l'Europa diretta attraverso un cavo in fibra ottica. Molto più lontana vuol dire che sono parecchie decine di volte di tempo in più. È vero, stiamo ragionando di frazione di secondo o di secondi. Detto questo, però, se uno vuole sviluppare una serie di interazioni fra i due mondi e di programmi che sono anche interattivi, come stiamo facendo la videoconferenza adesso, la latenza, come tutti sanno, conta, la distanza conta. Quindi il cavo Bella non solo ha collegato direttamente l'Europa con l'America Latina, ma le ha avvicinate in tempo. Passare attraverso il cavo è molto più veloce che passare attraverso gli Stati Uniti e decine di volte più veloce passare rispetto a un satellite. Inoltre un satellite comunque non avrebbe le capacità che sono invece possibili attraverso la fibra ottica, quindi il satellite potrebbe essere sufficiente per un certo tipo di applicazioni, ma sicuramente non per le applicazioni che sono richieste dal meccanismo di innovazione basato sui dati che in questo momento tutti devono poter mettere in cantiere e mettere in funzione. Volevo sottolineare di nuovo come la possibilità di avere questo cavo in fibra ottica, questa autostrada ad altissima velocità, sia importante per i dati che uno ci può far passare sopra e come questi dati siano alla base di qualsiasi processo di innovazione scientifica naturalmente, ma anche poi dell'industria, che li può sfruttare in tempi molto brevi, immediatamente e quasi indipendentemente dalla locazione, perché attraverso questa autostrada che è stata aperta, poi naturalmente le reti della ricerca, per esempio, sono interconnesse in tutto il mondo, quindi uno entra in un mondo fatto di distanze che sono frazioni di secondo. Vorrei tornare un attimo in Europa, perché parliamo di digital divide, abbiamo parlato dell'America Latina, ma in realtà il digital divide ce l'abbiamo anche in Europa. E avrei quindi una domanda sempre per te, Mauro. Possiamo parlare di progetti che hanno questi nomi un po' complicati, tipo il progetto Gen 4-3N, ma non è il solo. E alla fine i progetti europei sono l'espressione di quella che è una politica, di quella che è una visione. Ci puoi un po' raccontare di cosa sta cambiando, cosa è cambiato, cosa sta già avvenendo in questi ultimi anni all'interno dei paesi europei, all'interno delle reti della ricerca europee, proprio per ridurre il divario esistente. Senz'altro, mi riaggancio anche a quello che aveva già accennato prima Fernando. Sicuramente lo sviluppo di Internet in maniera esponenziale ha anche facilitato la possibilità di comunicare sempre di più, sempre più diffusamente. È importante riconoscere che comunque le reti della ricerca non sono senza fine di lucro. In questo senso noi non siamo tradizionalmente fatti per fare profitto con quello che facciamo. La costituzione di una rete della ricerca come in Italia è per dare supporto alla ricerca e allo sviluppo. Questo però fa anche sì che noi abbiamo i fondi che i nostri utenti abbiano, non abbiamo di più. In questo senso la Commissione europea ha deciso di dare un aiuto specifico e puntuale proprio per allargare questa capacità di connettività in fibra ottica, questo circa 4 anni fa, a livello di tutte le NRN europee, dalla Spagna all'Italia, alla Germania, fino anche alla Lituania o altri paesi nell'est europeo che sono parte a tutti gli effetti dell'Unione. Questo processo era apposta per stendere fibra ottica, per avere collegamenti fra paesi principali, quindi non stiamo discutendo all'interno del paese, che è responsabilità del singolo paese, ma tra paesi ci sia la possibilità di avere questa autostrada che permetta a qualunque paese di accedere a qualunque altro. Dove accedere a qualunque altro vuol dire la comunità della ricerca e quindi collaborazioni internazionali e i dati che sono presenti in quel paese secondo le normative europee. Quello che questo progetto ha stato capace di fare con
perdonatemi, poche decine di milioni, considerato l'investimento a livello totale europeo, è stato di riuscire a passare da un 40% di paesi collegati davvero in fibra ottica a livello di dorsale a quasi l'80% dei paesi dai medio-piccoli, con un grosso investimento soprattutto sui bordi dell'Europa, dove il digital divide era più forte. E verso l'esterno abbiamo parlato dell'America Latina, ma abbiamo detto che appunto la scienza è sempre più data driven e che gli obiettivi della scienza, la visione della scienza è globale, quindi guarda tutto il mondo. Quali sono le altre possibili rotte a cui stiamo guardando in questo periodo? Le nuove frontiere della fibra. Per Mauro? Quello che sta succedendo adesso è che la Commissione europea, visto il successo della sua prima iniziativa di 4 anni fa, adesso ha deciso di dare una seconda contributo a questo tipo di sviluppi, e adesso siamo passati dal livello europeo, del continente europeo, al livello intercontinentale, quindi non esiste un altro continente verso cui non sia interessante avere accesso. Naturalmente l'Asia, ma anche l'Africa, per esempio, piuttosto che l'India o la regione australe. Si può collegare tutto direttamente subito? No, esistono già collegamenti, tra l'altro con un accordo di cofinanziamento fra i vari continenti. Non è necessariamente che l'Europa deve arrivare in prima battuta in tutti i continenti, ma è anche uno sforzo congiunto di tutte le reti della ricerca. Si sta anche discutendo di avere collegamenti verso quello che è il quinto o sesto continente, l'Antartide piuttosto che altri, che da un punto di vista scientifico naturalmente rappresentano una miniera di informazioni su un tipo di vita che esiste nel nostro pianeta e che purtroppo costituisce anche un grosso interesse economico, viste le risorse che in certi punti dell'Antartide sono presenti e quindi possono essere collegate. Questo progetto, che comincerà adesso fra qualche mese, prevede proprio di analizzare quella che è la connettività dell'Europa con tutto il resto dei continenti e di avere in questo caso una strategia di collegamenti, di ottimizzare i collegamenti sempre di più verso tutti gli altri continenti, d'accordo con le reti della ricerca negli altri paesi. Fernando, è qualcosa da aggiungere sulle nuove rotte, sul futuro? Le nuove rotte, dopo che Bella ha rotto il ghiaccio, è chiaro che si sta pensando ad altre cose. Per esempio, la connettività europea verso l'estremo oriente o verso l'Africa è una connettività che è molto limitata. Di nuovo siamo costretti a attraversare il continente nordamericano, che non è in sé un difetto, ma crea delle debolezze nella rete di autostrade mondiale. E quindi è chiaro che in qualche modo questa rete va sviluppata, ma va sviluppata anche a sud dell'equatore. In questo momento la quasi totalità delle connessioni a livello intercontinentali sono nell'emisfero settentrionale. Nell'emisfero meridionale praticamente non c'è nulla. Ci sono dei grossissimi progetti di ricerca. Io parlo di ricerca perché tutto sommato, come abbiamo visto prima, la ricerca molto spesso è trainante nello sviluppo di nuove rotte commerciali. Ci sono grossissimi interessi in Sudafrica e in Australia, e la connettività verso il Sudafrica e l'Australia in questo momento è estremamente limitata, non per la mancanza assoluta di infrastrutture, ma per la povertà di infrastrutture e per i costi assolutamente enormi che vengono richiesti per capacità su queste rotte. L'altro elemento che mi pare interessante è che, come diceva Mauro, il continente antartico è un challenge particolarmente importante, perché è importantissimo dal punto di vista della ricerca, ma praticamente non ha possibilità commerciali. Cioè avrà possibilità commerciali una volta che i dati del continente antartico potranno essere sfruttati, però sicuramente non c'è un pubblico per cui io possa vendere servizi di connettività in Antartide. Però connettere l'Antartica è estremamente importante perché vuol dire studiare il clima.
La maggior parte dei nostri dati sul clima sono raccolti nell'emisfero boreale e molti pochi sono raccolti nell'emisfero australe. I satelliti che studiano il clima trasmettono i dati soprattutto nell'emisfero boreale, molto poco nell'emisfero australe, che vuol dire un'inefficienza importante nella trasmissione di questi dati. Perché? Perché semplicemente le stazioni di ricezione dei dati potrebbero essere facilmente costruite, ma non c'è infrastruttura poi per trasferire questi dati in Europa e nel Nord America. Quindi da questo punto di vista il nostro prossimo challenge è tentare di far sì che l'esperienza di Bella possa essere portata nella connettività dell'Australia, nella connettività dell'Africa e nella connettività soprattutto dell'Antartide per ragioni scientifiche. Allora, io adesso avrei una domanda per Mauro, e forse una domanda un po' provocatoria, ma quindi basta portare la fibra per sviluppare il digitale in un'area che al momento non è sviluppato? La risposta è molto chiara, no. La risposta è che la fibra è indispensabile per poter arrivare a fare servizi e a fare un tipo di innovazione scientifica che è quella che ci si aspetta, ma naturalmente la fibra è solo un canale di comunicazione. Su questo canale bisogna essere in grado di far passare le informazioni giuste che devono essere raccolte e naturalmente dall'altra parte del canale rispetto all'Europa, in questo caso ci deve essere la volontà di sviluppare, di riuscire a colmare il digital divide, che non è solo infrastrutturale ma è anche di conoscenze, di capacità di utilizzo dell'infrastruttura. L'esempio dell'America Latina con Bella è che come Bella sottomarino era il cavo, il progetto che stendeva il cavo sottomarino, c'è contemporaneamente, sempre cofinanziato dalla Commissione Europea, un progetto Bella terrestre per fare un anello in fibra ottica e chiudere in fibra ottica tutta l'America Latina in modo che anche i paesi dell'America Latina possano parlarsi fra di loro ad alta velocità. E avrei anche un'altra domanda, che approfitto sempre di Mauro per porla. La sovranità digitale, in che maniera viene aiutata da un'infrastruttura più capillare a livello globale? Vorrei distinguere due esempi, ti faccio due esempi. Cosa può aiutare la fibra in tutte le case italiane? Per esempio, nei casi della pandemia, se avessimo avuto la fibra in tutte le case, l'istruzione e l'accesso a tutta una serie di servizi fondamentali sarebbe stata molto più facilitata e molto più semplice per tutti, pur necessariamente avendo delle competenze digitali altrettanto importanti. Quindi il caso italiano, senza dover andare necessariamente in Europa, dimostra bene cosa vuol dire fibra ottica, ma anche cosa vuol dire la distribuzione della fibra ottica in modo che tutti possano trarne vantaggio e l'importanza di avere un minimo di competenza digitale. Per quanto riguarda la sovranità digitale, la fibra è neutra, la fibra trasporta qualsiasi cosa. È l'accesso all'informazione che deve essere dato nei modi corretti e mettere a disposizione l'informazione attraverso anche scienza aperta, attraverso anche la possibilità di condividere magari esami medici in maniera più aperta di quello che sono, è altrettanto fondamentale, ma con delle regole come la Commissione Europea sta cercando di fare attraverso il GDPR, oppure regole ancora più sofisticate che saranno necessarie nei prossimi anni nel momento in cui tutta l'attività di machine learning e intelligenza artificiale svilupperà ulteriormente il concetto di privacy. Permettimi di spezzare una lancia in favore dei dati. Il mondo scientifico, il mondo sociale raccoglie una quantità infinita di dati e raccogliere questi dati ha un costo che è enorme a confronto del costo delle reti o a confronto degli archivi dati. La maggior parte di questi dati non vengono conservati perché non si ha la percezione di quanto potrebbero essere importanti in futuro. Cioè vengono conservati i dati che nell'immediato vengono considerati importanti o di valore. I dati, specialmente quelli scientifici, sono importanti di per sé. Potrebbero diventare assolutamente inestimabili in 10 o 20 anni. Se li abbiamo buttati, non li riprenderemo mai più. E questo è di nuovo un aspetto della sovranità digitale,
Cioè, se noi permettiamo che i dati sociali italiani, i dati scientifici italiani, i dati scientifici europei vengano raccolti da qualcun altro, noi stiamo regalando un patrimonio veramente economico enorme a qualcun altro. Ci sono stati molti economisti che hanno detto che mentre il secolo XX è stato il secolo del petrolio, il secolo XXI sarà il secolo dei dati, in cui i paesi veramente ricchi saranno i paesi che hanno i dati e che venderanno i dati e i dati processati agli altri paesi. E questo, di nuovo, è un aspetto della sovranità dei dati che secondo me è importante. Grazie Fernando. Stiamo sicuramente esulando, però l'accento, come diceva Fernando, non è poi sul singolo dato, è sul fatto che poi, mettendo insieme dati di provenienze diversi, si arricchiscono ulteriormente i dati e si genera un vero valore su quello che è la base dati. In questo senso, questo meccanismo è un meccanismo a valanga. Più dati si hanno, più si generano metadati, più informazioni utili si hanno, più è anche l'impatto a livello della società, per esempio nell'ottimizzare i riscaldamenti, nell'ottimizzare l'utilizzo delle luci all'interno della città. Vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo e per questa chiacchierata e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Grazie, buona giornata.